Allora, benvenuti alla nostra rubrica Sognare di viaggiare in Calabria. Oggi faremo un viaggio, un percorso divertentissimo e molto gustoso con due Dissetante, nostri dissetante. ospiti, È il con mio due nostri preferito, ospiti cari scusate. amici, finalmente. Bravissimo. Siamo con Giuseppe Salvatore Grossociponte, l'ho detto per intero il nome, fatto bene, e Giulia Secreti. Giuseppe è un ingegnere informatico votato al mondo vino, birra, un sommelier esperto di questo mondo affascinante, in modo particolare sia della birra e anche degli spiriti, ho visto whisky in modo particolare. E Giulia Secreti invece è una regista teatrale, una videomaker che ha la passione per la cucina, in modo particolare vegana. Giuseppe ci introdurrà nel mondo birra e ci farà conoscere soprattutto la birra artigianale e anche lo sviluppo che sta avendo nella nostra regione Calabria. Giuseppe, allora, raccontaci un po' questo mondo. Io, Giuseppe, ne approfitto, bevo un po' di birra comunque, mi sono brandizzata oggi, visto? In tuo onore. Quindi ti ascolto e intanto bevo, eh. Allora, Gin, no, per Salute! sentire che ho messo una Savuca ha bisogno di un altro bicchiere, quindi abbiamo usato un bicchiere un pochettino più largo, diciamo. Allora, sì, Brunella, cosa dire? La birra artigianale è un mondo affascinante con tanta cultura dietro. È un mondo che non finisce all'interno di un bicchiere con una bevuta, ma c'è tanto da raccontare prima, durante e dopo, soprattutto poi dopo qualche bicchiere si raccontano anche cose molto belle, molto fantasiose. Però sicuramente quello che possiamo dire è che è un prodotto che viene da molto lontano, un prodotto nato almeno 6.000 anni fa, un prodotto che comunque ha sempre accompagnato l'umanità in tutte quelle che sono state le sue rivoluzioni e soprattutto pare che comunque il fatto che ci sia fermati, sia diventati stanziali, è dovuto al fatto che l'uomo era stanco e stufo di raccogliere quei pochi chicchi che trovava in modo selvaggio intorno, camminanti, insomma, nel suo peregrinare. Quindi ha deciso di fermarsi proprio per coltivare quello che gli serviva per produrre la birra. E questa non è, diciamo, una diceria che si dice così sotto banco, ma è stato anche pubblicato un articolo su National Geographic che proprio cerca di dare una valenza storica anche delle basi a questa affermazione. Quindi comunque è una bevanda interessantissima, una bevanda che ha dato tanto in termini anche di sviluppo anche economico. Ci sono industrie importantissime oggi, sicuramente quelle industriali, quelle diciamo più grandi, però ci sono anche realtà interessanti che hanno fatto nei secoli scorsi la storia e hanno cambiato proprio l'evolvere di questa bevanda, che rimane sempre alla fine una bevanda che si fa come si faceva 6.000 anni fa, perché il processo è sempre lo stesso, però sono migliorate le tecnologie e dalla rivoluzione industriale in poi si è potuto dare una propulsione qualitativa non indifferente a questo prodotto, sicuramente. Fino ad arrivare da noi in Calabria, dove comunque siamo le note, a terra del vino, dove comunque il vino la fa da padrona, però è riuscita anche a attecchire qui, perché comunque ci siamo anche tanti, siamo ora oltre 20 produttori e comincia ad esserci un certo interesse, però ancora tanto c'è da fare e siete persone come voi con le vostre iniziative e che portate in giro le persone calabresi e non che cercano, abbiamo già fatto qualcosa in merito, che cercano di far conoscere questa che è una nicchia ed è un prodotto che può dare comunque belle soddisfazioni, come ora sta succedendo per il vino di qualità in Calabria, per prodotti come pensa al formaggio in Calabria e tanti altri, insomma. Noi abbiamo infatti, come hai detto tu, proprio ideato insieme un tour, a parte le visite che organizziamo nei vari benefici, però abbiamo pensato proprio a una proposta di tour itinerante di circa una settimana, proprio per scoprire la birra e attraverso la birra come si fa con i prodotti tipici anche il territorio a cui è legata. Poi tra l'altro tu hai detto la Calabria, terra del vino, hai sperimentato anche questa, diciamo, commistione, no, tra la birra e il vino, il Sì, prodotto una birra molto particolare. sì, perché comunque un po' perché vengo dal mondo del vino, io nasco come Infatti. diciamo,
come analista sensoriale del vino, ma è stato, diciamo, alla fine un puro caso, perché a me interessa più che altro l'analisi sensoriale in sé delle bevande, quindi ho trovato in questo corso quello che mi serviva e quindi sono partito con questo. Poi da lì, una volta che comunque si hanno le competenze, si riesce benissimo a spostarsi anche su altri tipi di prodotti, che può essere il whisky, che può essere appunto il vino stesso, la birra o altri tipi di distillati in genere. Nella foto precedente che abbiamo visto prima, ad esempio, ero a Torino al Salone del Gusto, invitato nello stand della regione per promuovere le birre calabresi, e là portai praticamente 10 prodotti diversi di 10 produttori diversi calabresi, e fece anche un certo scalpore, anche produsse curiosità, perché la domanda più comune era là a Torino era ma perché tutte queste sono fatte in Calabria? Sì, ho detto, sono anche meno della metà di quelli che sono i produttori. Dobbiamo solamente darci la possibilità di farci, diciamo, appunto, conoscere. Questo lo si può fare come? Facendo anche qualcosa di diverso, di nuovo, no? Che possa attirare, perché su al nord di birra se ne fa tanta, ce n'è anche di ottima qualità, e noi non siamo da meno, però perché si dovrebbe comprare una birra calabrese e non una piemontese o lombarda? La differenza fa appunto un prodotto, una tecnica che si può utilizzare e che loro là non potrebbero fare. Quindi per me è stato appunto la birra Savuco, ad esempio, che comunque utilizzo botti di una cantina che fa del territorio l'eccellenza, quale comunque con l'uva Magliocco, dove si coltiva solo qua nel Cosentino, e quindi metto la mia birra all'interno di queste botti, dove è stato per 36 mesi il vino di Serracavallo, che è il Vigna Savuco, che è il loro vino più importante, il pluripremiato, un vino da cantina, un vino da lunghi affinamenti in bottiglia. Quindi tolto questo vino dopo 36 mesi, lo metto dentro la mia birra e diventa appunto birra Savuco, mantenendo insomma un legame con quello che era il prodotto iniziale. E oggi questa birra Savuco la abbiniamo con un piatto che Giulia ha realizzato esclusivamente per noi, per questa occasione, vero Giulia? Sì, guarda, mi sono, come dire, un po' ingegnata, perché ho colto l'occasione intanto dell'invito vostro, quindi vi ringrazio, nel periodo in cui siamo, diciamo proprio come stagione, e poi l'abbinamento alla birra. Questo perché, se parlando di una birra Savuco, quindi il nome che richiama la pianta, il sambuco, ma anche fiore maio, eccoci. Bellissima presentazione. Bella, è un quadro proprio. È realizzata intanto nel cappello di prete. Voglio dire che è una pasta fatta soltanto con semola, una semola integrale, infatti si vede bene, ha una grana anche grossolana, volutamente, spiego perché. La nostra pasta del sud Italia, diciamo, è solo farina e semola, non esiste l'uovo, essendo una farina molto proteica, con una tecnica, diciamo, che ci insegna la tradizione orale, ma quella proprio fattiva che si fa sul campo, si riesce a mantenere una sfoglia anche tenace da poter essere lavorata. Questo cappello di prete è stato prima bollito, quindi in cottura, e poi arrostito. Volevo dare questo doppio passaggio proprio per richiamare il passaggio che fa questa birra verificata prima e poi col passaggio in botte dopo, quindi restituire anche nei colori, insomma, le doghe, il legno, insomma tutta la storia che racconta sia il vino in botte e soprattutto della birra Savuco della quale stiamo parlando. All'interno sfumata con la birra Savuco, fuori i fiorellini di Sambuco, quindi a richiamare sia il nome ma anche il profumo che abbiamo in questo periodo. Sotto c'è una salsa di mandorla che è abbastanza neutra, con il fiore di Sambuco in infusione. A me ricorda un po' anche la schiuma della birra, infatti è abbastanza areata, e poi insomma realizzando il piatto mi sono resa conto che insomma l'idea iniziale birra Savuco mi ha condotto a realizzare questo piatto che proprio ieri poi ne parlavamo con Giuseppe, fiore maio, e quindi anche questi cappelli di prete prendono insomma un po' così, svolazzano in questo piatto. Evviva la creatività, insomma. Questo, ha ragione Valeria, sembra un quadro sicuramente da gustare appieno. Possiamo... Speriamo di farlo al più presto insieme. Infatti, il più presto possibile. Dobbiamo organizzare una serata, insomma una giornata dedicata alla cucina, alla birra insieme da poter... Comunque, volevo dire una cosa, che pure con Brunella quando andiamo nelle fiere di solito presentiamo appunto quel tour dei birrifici intorno alla Calabria.
ogni volta ci dicono la stessa cosa, però non sapevamo, in Calabria si fa birra artigianale, è come buona. Quindi cerchiamo di invogliarli sempre di più, insomma, a venire a scoprire queste tipicità nostre, perché sarà anche questa è una tipicità nostra. Benissimo. Basta dare appunto una piccola spinta, poi tutto viene da sé, però è questa piccola spinta che però necessita di un grande sforzo, quindi non è sempre una cosa... Sicuramente, infatti. Quindi servono persone come voi che vanno fuori dall'Italia, fanno capire che appunto esiste la Calabria esiste anche per la birra, fare dei tour appunto in giro per la Calabria che permettono di farci conoscere, ma poi diventano il pretesto per conoscere la Calabria. Esatto. Sono queste le motivazioni che poi spingono appunto a venire a conoscere. Si stanca, suda e poi beve un bicchiere di birra, tante e si riprende per ricominciare. Anche perché la birra è ricca di sali minerali pure. Energetica, veramente. È un prodotto completo, tanto è vero chi fa trekking beve la birra perché aiuta. È un energizzante sicuramente. Sì. Benissimo, possiamo concludere allora questa veramente piacevole chiacchierata. Ringrazio tantissimo Giuseppe, Giulia, è un piacere lavorare e collaborare con voi, sicuramente. Per un attimo siamo sembrati quasi in un pub a chiacchierare. Infatti. E invito tutti insomma, al nostro prossimo appuntamento. Un abbraccio, un saluto affettuoso. Ciao! A tutti. Grazie a voi. Ciao.